Eccoci qui cari naviganti, ci apprestiamo ad esaminare sotto la lente di ingrandimento del Centurion una delle leggendarie provenienti dal nuovo set Kamigawa Neon Dynasty, in compagnia di uno dei builder più creativi ed appassionati del formato, Michele Calise. In realtà quello che ha colpito il nostro The Builder è una delle carte presenti in uno dei precostruiti dedicati al set Buckle Up, che ci propone delle sinergie con i veicoli, tema sicuramente di interesse viste anche le sperimentazioni su altri mazzi dedicati a questi strani permanenti. In questo caso la leggendaria che valuteremo in questo video non è neppure quella principale, eppure, se avrete modo di seguirci in questa disamina, vi rendete conto di quanto potenziale nascosto è presente in questo robottone pronto a sfidare i Kaiju del formato. Questa volta vi parleremo di Shorikai Genesis Engine. Per la prima volta siamo di fronte a un veicolo che può trovare posto nella zona di comando e a prima vista questa novità non appare così importante se non fosse per le abilità che porta in dote, che lo pongono su un altro livello rispetto alle altre leggendarie, ma andiamo con ordine analizzando le sue caratteristiche. Con 4 mana, 2 generici, uno bianco e uno blu, abbiamo un veicolo con forza 8 e costituzione 8 che presenta 2 abilità, oltre all'indicazione che questa carta può essere il nostro comandante. La sua prima abilità recita: paga un mano generico e tappa, pesca 2 carte, poi scarta una carta. Crea una pedina creatura pilota 1-1 in colore, con questa creatura equipaggi dei veicoli come se la sua forza fosse 2 in più. Mentre nella seconda c'è manovrare 8, tappa un qualsiasi numero di creature che controlli con forza totale pari o superiore a 8, questo veicolo diventa una creatura artefatto fino alla fine del turno. Ci troviamo di fronte a una carta strana, con statistiche ottime, anche se con vincoli per essere manovrato non certo leggeri, al netto della capacità delle pedine pilota di attivare il nostro robottone più facilmente. È però la prima abilità quella veramente importante, sia perché non soffre di debolezza di evocazione, sia perché unisce in un solo effetto un motore di card advantage e uno strumento per produrre pedine, permettendoci, con i dovuti accorgimenti, di ottenere interazioni molto potenti. Già, perché in fin dei conti il nostro Shorikai Genesis Engine non è nient'altro che un artefatto troppo cresciuto, e sapete bene come in questo formato questo tipo di permanenti sia in grado di fare sinergie mirabolanti, degne del piano di Kamigawa. Come abbiamo accennato nelle premesse, questo Shorikai Genesis Engine è una leggendaria fuori dal comune, perché unisce alcune componenti chiave per diventare un perfetto strumento su cui appoggiare combo anche molto rapide sin dal suo ingresso. La carta ideale con cui costruire le nostre vittorie è Paradox Engine, con il quale andrà immediatamente in un loop infinito, producendo pedine e card advantage a volontà, anche nella end dell'avversario, per un attacco letale, protetto e sicuro. Considerando che avremo a disposizione con carte come Oswald, Field and Bender o Wheel of Invention una pletora di strumenti utili per tutorare il nostro artefatto o altri pezzi sparsi tra le 99 a base artefatti, emerge evidente la solidità di questo approccio. C'è poi un altro strumento perfetto per aumentare le possibilità di successo, Storchval Mystic, un tutore per equipaggiamenti, che si metterà in caccia di Mortapod e Skullclamp, un'ulteriore chiusura e un motore di card advantage assurdo, in sinergia con tutti i nostri piloti sacrificabili. Avremo poi accesso a bombe come Emily, Lurker of the Lock, che ci darà modo di recuperare artefatti chiave dal cimitero, qualora il nostro avversario riuscisse in qualche modo a inibire una delle nostre giocate migliori, dandoci ulteriore consistenza, oltre a quella già a disposizione. Come ulteriori protezioni potremo sempre annoverare Spellskites e Welding Jar, carta ideale per immolarsi alla causa, soprattutto quando siamo ormai prossimi a chiudere e il nostro opponente potrebbe tentare qualche azione disperata per contrastarci. Una macchina praticamente inarrestabile questo Shorikai Genesis Engine, aperto a diverse possibilità, impiegando con profitto non solo la sua stazza, ma le molteplici armi a disposizione presenti nel suo tecnologico arsenale. Già dalle premesse vi abbiamo mostrato tutto il potenziale di questo Shorikai Genesis Engine, un veicolo che non è pronto soltanto a menare le mani, anzi mette al primo posto ben altri e più potenti elementi di distruzione dei vostri avversari, ben supportato dai molti artefatti presenti nel formato. Oltre al card advantage che offre al suo ingresso, avremo molti modi per pescare nuove carte attraverso Aether Spellbomb, Hedron Archive, Milestone, Misha's Bubble e Urza's Bubble, tutte carte utili a fornire una massa critica di carte ulteriori da gettare nel grave in cambio di ulteriore value. Per permettere il rapido ingresso del comandante, oltre a dare stabilità alla combo basata su Paradox Engine, ci doteremo di diversi ramp effect, che tra gli artefatti certo non mancano, scegliendo tra la vastità di opzioni possibili, tra quelle per mana colorato e incolore, Arcane Signet, Arcum Astrolabe, Azure Signet, Fractured Powerstone, Mox Opal, True Vexel e War Powerstone. Questi, insieme ai molti altri papabili nel color pie a disposizione, fungeranno da motore per imprimere la massima velocità possibile alla nostra azione, senza preoccuparsi troppo di averne anche qualcuno di riserva in mano, così da essere sempre pronti a ripartire dopo un'eventuale rimozione specifica per gli artefatti. Allora affiancheremo il meglio che il formato ci può mettere a disposizione con Basal Monolith, Lionside Diamond e Lotus Petal,
che qui non sono direttamente collegate a una combo specifica, ma ci possono comunque fare comodo, anche solo per distrarre l'avversario che non saprà mai bene dove colpire. Ci faranno comunque comodo, anche senza necessariamente andare in loop infinito, qualche effetto di un tap, con Manifold Key, Voltaic Key e Minamo, School of Water's Age, che ben si integra con la prima abilità del generale, dandoci sempre modo di produrre nuovi paranti o nuove risposte in mano alla bisogna. Sul fronte della solidità dell'azione abbiamo diversi strumenti papabili da inserire tra il 99, iniziando con qualche creatura come Spellskite, Trinket Mage, che si metteranno a caccia nei nostri enable o di qualche pezzo utile per contrastare le giocate del nemico. Analogamente con qualche magia tra Fabricate, Reshape, Transmute Artifact e nell'Item Tutor, abbiamo diverse opzioni costose e a buon mercato per aumentare la solidità del piano combo, senza contare che il nostro veicolo ha dalla sua un ottimo motore di card advantage cabalato nei suoi circuiti. Ci sono poi tantissime tech sfruttabili che ruotano attorno agli artefatti, tra carte vecchie e nuove, Ethereum Sculptor, Phyrexian Metaphor e Riddlesmith, che concorreranno tutte a dare varietà alla vostra azione, permettendo anche margini di miglioramento o modifica futura con l'arrivo dei nuovi set. C'è poi un'altra gustosa chicca che potremo sfruttare al meglio attraverso Expedition Map e un paio di terre che vanno a nozze con gli artefatti, Academy Ruins e Buried Ruin, utili a recuperare qualcosa dal cimitero, anche in modo continuato, a tutto vantaggio della solidità del nostro game plan. Infine, come non citare uno dei principi di questi particolari permanenti, Urza, Lord Eye Artificer, che già al suo ingresso ci può offrire un bittante indigesto, senza contare i vantaggi in fatto di mana e tech dalla pila che questa carta straordinaria ci può offrire. Ora vi è chiaro tutto il valore di Shorikai Genesis Engine e delle sinergie che potremo ottenere con lui in campo e gli artefatti, ma non dimentichiamoci che abbiamo anche a disposizione il Color Pie del controllo estremo, che ci potrà fare molto comodo per garantirci la vittoria. Per aumentare ulteriormente la solidità delle nostre mani potremo abusare dei cantrip, scegliendo tra Brainstorm, Gitaxian Probe, Ponder e Preordain, così da scolpire al meglio la pila, anche interagendo con la prima abilità del generale, utile a scremare quel che non ci serve o che vogliamo nel cimitero. Ulteriori elementi per pescare carte certo non ci mancheranno, tra Tool Monitor e Truthcast, in aggiunta ai diversi artefatti che faranno da tramite per scavare in profondità nel grimorio in cerca di risposte. Repliche le giocate più pericolose, che passano dalle rimozioni migliori a disposizione, con Skyclave Apparition, Chaos Judgment, Oust, Dispatch, March of Unworldly Light, Sword to Plusher e un Expect Ups, pronte a lasciarci campo vuoto, volessimo infierire col nostro mecha sul nemico ormai inerme. Anche tra incantesimi artefatti con On of Ice, Paralysis Wave e Portable All ci potremo sbizzarrire per rimuovere le minacce più fastidiose. Qui avremo solo l'imbarazzo della scelta in base al gusto e alle carte a nostra disposizione. Potremo pure interagire con il cimitero del nemico, grazie a carte come Soul Guide Lantern, che uniscono i vantaggi di essere un artefatto a tutti i benefici di chi vuole essere pronto a punire chi tenta di prevaricarci con le sue recursioni. Con un impianto ipotizzato intorno a questo Shorikai Genesis Engine, orientato a una combo solida supportata dai grandi benefici di questo generale, non ci mancheranno le chicche da poter inserire tra il 99, anche variando un po' il mix o il tipo di archetipo da mettere in campo. Di sicuro interesse potrà essere Chief Engineer, che con la sua abilità Convoke dedicata agli artefatti non potrà che agevolarci per partenze a strappo, nelle quali il nostro generale non farà da padrone assoluto. Se invece vogliamo puntare un impianto pensato per imbrigliare gli opponenti più fastidiose, con PD Needle e in generale i diversi elementi di stacks presenti tra gli artefatti, avremo molte opzioni al nostro attivo per farci odiare tra i tavoli da gioco. Non può poi mancare in una build incentrata sugli artefatti Urza Saga, ormai una staple indiscussa tra le terre speciali, che qui può rendere al massimo anche semplicemente producendo pedine costrutto sicuramente imponenti. Dal medesimo mazzo precostruito da cui proviene il nostro generale spunta un'aura, Sweet Reconfiguration, che ridisegna il concetto di hate verso le creature, in particolare i comandanti avversari, dandoci modo di spegnere le abilità, il tutto con un solo mana bianco. Cambiando completamente fronte per una build votata al controllo, Teferi Time Reveler potrebbe fare capolino con un pacchetto di counter e interazioni più spinto, non puntando direttamente a una combo, se il meta dovesse diventare molto opprimente per questa strategia. Passiamo ora ad analizzare i pro e contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo veicolo. Ci troviamo di fronte a uno strumento nella zona di comando naturalmente predisposto per le combo, vista anche la sua capacità innata di non soffrire la debolezza di evocazione, un plus non di poco conto, visto che la sua abilità principale si attiva al suo tap. Un pregio ulteriore arriva dal fatto che il generale è un veicolo, che alla fine ci può anche aiutare a chiudere sfruttando i token che avrà prodotto con la sua prima abilità, per un 8-8 che ci propone un clock non certo lento al nemico di turno.
Inoltre tutte le interazioni permesse dagli artefatti ben si integrano con questo comandante e il color pie messo a disposizione, per una build solida ed efficiente in tutti i contesti che dovrete affrontare. Nonostante le meraviglie tecnologiche che ci offre questo veicolo, qualche problema lo potremo incontrare soprattutto per chi prende di mira il nostro board, soprattutto nei primi turni, visto che abbiamo bisogno di un minimo di setup per permettere l'ingresso in campo del generale. Se puntiamo a un piano combo non avremo molti slot per le interazioni e dovremo mettere in conto di essere particolarmente veloci nell'esecuzione del nostro piano di conquista, altrimenti saremo facili prede degli avversari veloci o capaci di replicare le nostre giocate. Infine dovete fare delle scelte molto precise, o puntare un piano contro, o uno combo, anche un po' estremo, come quello che troverete nel testo di questo video. Un ibrido delle due strategie rischierebbe di non portarvi da nessuna parte. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Shorikai Genesis Engine, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, con il supporto del nostro consulente specializzato in Centurion rispetto a questo comandante. Soppesando tutto, ci sentiamo di dargli un 9,5, in virtù della grande solidità dimostrata, che paga lo scotto solo verso i mazzi agro estremamente veloci, visto che necessita comunque di un paio di turni per mettere in campo i mezzi necessari per l'ingresso del comandante. Con quest'ultima considerazione abbiamo finito la nostra disamina. Ringraziamo ancora una volta Michele Calise che ci ha assistito per la realizzazione di questo video, dedicato a un nuovo generale fuori dai generis, che sicuramente si ritaglierà uno spazio nel formato, visto quante novità portano in dote i suoi arti meccanici. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui, su Underground Sea.